La parola safari è stata introdotta nella lingua inglese nel XIX secolo dall'esploratore e linguista inglese Sir Richard Barton e da non confondere con la più famosa stella del cinema del XX secolo. Barton ha ricavato la parola dallo Swahili, una lingua africana, e derivato dalla vecchia parola araba safariya, che significa un viaggio o spedizione. Cacciatori inglesi come Cornwallis Harris e Charles Baldwin hanno cominciato a avventurarsi nel Sub-Sahariana verso la metà del 1800. Un prominente appassionato è stato il tedesco cacciatore, naturalista e fotografo Carl Georg Schillings, che ha scattato alcune delle prime fotografie spettacolari di leoni, elefanti e rinoceronti nel loro ambiente naturale. Con l'inizio del 1900, imprenditoriali coloni britannici ed europei in Africa noti come cacciatori bianchi hanno organizzato safari per gli stranieri benestanti. Uno dei più famosi safari è stato messo in scena a nome dell'ex presidente degli Stati Uniti Theodore Roosevelt e suo figlio Kermit, tra aprile e giugno del 1909. I due americani, accompagnati da un britannico cacciatore bianco, hanno camminato verso ovest attraverso quello che allora era l'Africa orientale britannica nel Congo belga. Poi tornarono indietro nel nord-est e arrivarono fino a Khartoum in Sudan. Lungo la strada, Roosevelt ha sparato più di 500 animali, tra cui 17 leoni, 11 elefanti e 20 rinoceronti. Furono i Romani a utilizzare per primi il nome Africa, e lo assegnarono originariamente ai territori intorno a Cartagine. In seguito esso venne attribuito all'intero continente. Si ritiene che l'Africa sia stata la sede dei primi insediamenti umani, fatti risalire a circa 4 milioni di anni fa e documentati dal ritrovamento di numerosi fossili, e che l'agricoltura vi abbia fatto la sua comparsa tra il VII e il VI millennio anno corrente. Ai giorni nostri l'Africa è un continente fortemente instabile, dove la popolazione viene decimata da guerre, malattie e povertà. La parola safari è stata introdotta nella lingua inglese nel XIX secolo dall'esploratore e linguista inglese Sir Richard Barton e da non confondere con la più famosa stella del cinema del XX secolo. Barton ha ricavato la parola dallo Swahili, una lingua africana, e derivato dalla vecchia parola araba safariya, che significa un viaggio o spedizione. Cacciatori inglesi come Cornwallis Harris e Charles Baldwin hanno cominciato a avventurarsi nel Sub-Sahariana verso la metà del 1800. Un prominente appassionato è stato il tedesco cacciatore, naturalista e fotografo Carl Georg Schillings, che ha scattato alcune delle prime fotografie spettacolari di leoni, elefanti e rinoceronti nel loro ambiente naturale. Con l'inizio del 1900, imprenditoriali coloni britannici ed europei in Africa noti come cacciatori bianchi hanno organizzato safari per gli stranieri benestanti. Uno dei più famosi safari è stato messo in scena a nome dell'ex presidente degli Stati Uniti Theodore Roosevelt e suo figlio Kermit, tra aprile e giugno del 1909. I due americani, accompagnati da un britannico cacciatore bianco, hanno camminato verso ovest attraverso quello che allora era l'Africa orientale britannica nel Congo belga. Poi tornarono indietro nel nord-est e arrivarono fino a Khartoum in Sudan. Lungo la strada, Roosevelt ha sparato più di 500 animali, tra cui 17 leoni, 11 elefanti e 20 rinoceronti. Furono i Romani a utilizzare per primi il nome Africa, e lo assegnarono originariamente ai territori intorno a Cartagine. In seguito esso venne attribuito all'intero continente. Si ritiene che l'Africa sia stata la sede dei primi insediamenti umani, fatti risalire a circa 4 milioni di anni fa e documentati dal ritrovamento di numerosi fossili, e che l'agricoltura vi abbia fatto la sua comparsa tra il VII e il VI millennio anno corrente. Ai giorni nostri l'Africa è un continente fortemente instabile, dove la popolazione viene decimata da guerre, malattie e povertà.